bar muscle up. Andiamo a vedere oggi i bar muscle up, andiamo a vedere tutta la dinamica del movimento e lo vedremo sia a movimento a velocità naturale sia a movimento a velocità rallentate, quindi andremo a vedere in slow motion, andando a vedere tutti quelli che sono quindi i punti di performance, quando bisognerà spingere a braccia tese, quando bisognerà innescare l'anca, quando bisognerà innescare l'inversione. Prima di tutto però andiamo a vedere quello che è l'approccio al bar muscle up, quindi la salita alla sbarra, la Superman, quindi lo swing, e il punto fondamentale più importante è l'hips to the bar. Abbiamo visto il primo approccio alla sbarra, quindi i primi movimenti per effettuare un bar muscle up, cioè abbiamo visto il jump to hollow, quindi il saltare alla sbarra trovandoci già in una posizione molto alta di una hollow, la Superman non troppo esasperata, un ritorno in hollow position spingendo a braccia tese la sbarra verso bassimo come se volessimo portarla alle cosce, e nel momento in cui siamo nella parte più alta della hollow, un momento nel quale galleggiamo, continua la spinta a braccia tese e da lì innesco dell'anca per andare a fare un hips to the bar, per portare l'anca vicino alla sbarra. Nel momento in cui l'anca si avvicina alla sbarra, avete visto che il corpo è inclinato più o meno a 50 gradi, corpo teso, piedi sotto la sbarra, la testa è arrivata oltre la sbarra e traguarda oltre la sbarra. Ora andremo a vedere il pezzetto successivo, quindi il muscle up completo, cosa succede dopo aver portato l'anca alla sbarra, e quindi quella che deve essere un'inversione, o meglio quasi un sit up molto veloce per andare a chiudere il muscle up e trovarsi sopra la sbarra, braccia leggermente piegate, e poi effettuare un dip. Dopodiché inizia la fase di discesa, che è fondamentale per riuscire a legare più bar muscle up possibili, quindi di nuovo avremo un piccolo piegamento delle gambe, uno scivolamento lungo la sbarra, una spinta quando la sbarra è più o meno altezza petto, per poi andare a reseguire di nuovo hollow, Superman, hips e poi un altro muscle up. Ora comunque andiamo a vedere bene nel dettaglio tutti i movimenti. Nei video che abbiamo fatto finora avevamo un doppio swing all'inizio, quindi ci appendavamo, eravamo in hollow, Superman hollow, di nuovo Superman, ritornavamo in hollow per fare l'hips poi to the bar. Ovviamente la prima parte, quindi possiamo andare a bypassarla una volta capito come innescare la hollow, avendo saltato in maniera corretta la sbarra e di nuovo lo swing, possiamo andare a bypassarle, quindi rendere l'approccio molto più veloce, quindi sarà va bene appendermi alla sbarra, quindi jump to hollow trovandomi in alto, Superman, e nel ritorno già della prima hollow, hips to the bar per andare a completare il movimento. Quindi ora andiamo a farlo in questa maniera. Ok, quindi abbiamo
completato tutto il percorso sui bar muscle up. Dovete ricordarvi, quindi, andando un po' a ricapitolare tutte le cose che abbiamo visto, è il salto alla sbarra. Avete i piedi sotto la sbarra, saltate in diagonale all'indietro andando ad impugnare la sbarra, quindi per trovarvi in ollo. Mi raccomando, non andate a impugnare la sbarra sulle dita, ma andate direttamente sul palmo. Andiamo in avanti in Superman, non una Superman esasperata, deve essere una Superman attiva. Dobbiamo andare a rimbalzare sull'addome senza piegare le braccia, senza cercare di piegare le gambe quando andiamo in avanti. Spinta forte per ritornare in una ollo più alta di quella che abbiamo fatto all'inizio, perché questa volta abbiamo un pochino di abbrivio. Nel punto più alto della ollo c'è un momento nel quale galleggiamo e, mantenendo la spinta a braccia tese, al momento di innescare l'anca si avvicina. Nel momento in cui l'anca è vicinissima alla sbarra, ok, andiamo ad invertire, ci troveremo più o meno con l'ombelico che è vicino alla sbarra. Se inneschiamo la tirata prima di aver concluso l'estensione dell'anca, la sbarra rimarrà molto lontana, ci troveremo con la sbarra che arriva al petto e quindi non riusciremo a girare per andare a concludere il movimento facendo il dip. Questa è una delle motivazioni per le quali molte volte, soprattutto all'inizio, non si riescono a fare muscle up, non perché non si abbia forza, ma perché si va ad anticipare il movimento, un po' come nello snatch o nel clean. Devo concludere l'estensione dell'anca per far salire il carico e poi infilarmi sotto al bilanciere. Idem alla sbarra, devo concludere l'estensione dell'anca, la sbarra si avvicina alla mia anca e allora poi posso andare ad invertire senza aver tirato prima di braccio. Una volta concluso il bar muscle up, quindi col dip, dobbiamo andare a scendere. Non lanciatevi indietro, altrimenti se no di nuovo l'abbrivio del movimento vincerà e voi non riuscirete a controllare, ma dovrete fare il viceversa dell'andata, piegare leggermente le braccia, scivolare, far scivolare la sbarra a lungo di voi, quindi state scendendo, e quando più o meno arrivate ad altezza petto, spingervi via mantenendo il corpo teso, i piedi saranno leggermente più avanti della sbarra, quindi sarete in ollo, ritorno in Superman, ollo, e possiamo concludere un altro. Se avete domande scrivetele nei commenti qua sotto per altri e futuri video. Ciao ciao!